Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le energie disponibili per il Natale 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici del Toro. Può essere un periodo riflessivo, un periodo di introspezione. Di solito quando c'è l'eremita si ricerca proprio l'isolamento per riuscire a stare con se stessi, per fare il punto della situazione, per ricercare la propria verità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come dico sempre, le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi che uno è online, è video registrato, mentre l'altro è live e partirà a gennaio 2026. Comunque trovate tutto sotto in descrizione. Bene, allora ragazzi, partiamo subito con l'imperatore, la sacerdotessa, abbiamo un 3 di pentacoli, un 6 di pentacoli, un 3 di spade e un 3 di bastoni. Che interessante. Avete 3, 3. Partiamo da questo imperatore che mi indica come una posizione che potrebbe essere presa da voi. Può essere un ruolo, cavaliere di bastoni e forza. Sì, sento come se fosse una posizione che avete preso e dalla quale non credo abbiate intenzione di spostarvi. Diciamo che è un momento un po' statico, se vogliamo. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Due di pentacoli, 10 di pentacoli. È come se la posizione fosse salda, ma mi viene come da dire slegata dalla questione monetaria. C'è questa stabilità che mi dà l'imperatore, credo che sia più per una presa di posizione vostra che non per una stabilità economica, una stabilità materiale, mettiamola così. Ed effettivamente c'è anche un 2 di pentacoli che mi potrebbe parlare della dualità, mi potrebbe parlare di alti e bassi. C'è un 10 di pentacoli al contrario che come l'idea che qualche cosa vada, diciamo così, amalgamato se vogliamo. Andiamo a vedere il 3. Regina di bastoni. 6 di pentacoli nuovamente, ce l'avete già qui. Ho l'idea che qualcuno possa lavorare in questo periodo per riuscire a creare un qualche tipo di situazione o relazione che, se guardiamo la partenza con queste carte qui, sembra un po' titubante, però vedendo come si stanno sviluppando le carte dopo potrebbe anche effettivamente essere concretizzabile questa vostra idea. Andiamo a vedere 6, 10 di spade e cavaliere di coppe. Quindi secondo me ragazzi avete 2 volte il 6 di pentacoli, c'è comunque la possibilità di trovare un punto di incontro, di trovare...
Tecnicamente è una carta di contratti e di scambi commerciali, il 6 di pentacoli, quindi se per voi fosse riferito a una questione lavorativa, per esempio, potrebbe esserci una vostra azienda, una vostra attività, il vostro lavoro, ehm, che potrebbe effettivamente iniziare a valutare, soprattutto se siete autonomi, dei contratti, delle collaborazioni, dei soci. Andiamo a vedere il 3. Matto e 9 di bastoni. Io ho l'idea che, perché c'è un cavaliere di coppe, quindi effettivamente potrebbero farmi un'offerta vantaggiosa, potrebbero farvi un'offerta di un contratto, di una collaborazione, di uno sponsor. Cioè, ho proprio come l'idea che arriveranno dei soldi, potrebbero arrivare dei soldi o comunque dei contratti che effettivamente portano soldi. Il punto qual è? Che avete un 3 di spade, quindi non vi nego che effettivamente potrebbe esserci qualche sacrificio da dover fare per riuscire a raggiungere questo 6 di pentacoli, questo equilibrio, questo scambio. Il matto mi dice che siete pronti a buttarvi, siete pronti a concretizzare quello che qui con la sacerdotessa si era visto. C'è anche un 10 di spade. È come se un qualche tipo di pensiero, qualche tipo di, mm, diciamo, realtà potrebbe modificarsi nel corso del prossimo periodo in modo positivo. Qui c'è un 10 di spade che è la fine della sofferenza e qui abbiamo un matto che è un inizio. Non vi nego che c'è un 3 di spade, ragazzi, quindi qualche sacrificio sì o sì lo dovrete fare. Potrebbe essere che dovete sacrificare il vostro tempo, dovete sacrificare i vostri spazi personali per riuscire a far partire o comunque a regolarizzare questa situazione o questa relazione. Andiamo però a vedere il 3 di bastoni. Eremita, sì. Ah. Cinque di spade e asso di coppe. Allora, qui il punto è che volete uscire, secondo me, da questa zona, ma andate un po' a tentoni per capire da che parte andare. Io vi dico, qui avete due 6 di pentacoli, quindi secondo me qualche contratto vantaggioso potrebbe arrivare, qualche accordo, qualche scambio, però siccome alla fine abbiamo un 3 di bastoni spiegato da un eremita, un 5 di spade e un asso di coppe, sento che avete bisogno di prendervi il vostro tempo, di prendervi come un periodo, se vogliamo, dove sarete voi a stabilire le tappe successive per raggiungere l'obiettivo che avete in testa. Tenete presente che avete un 5 di spade. Io credo che non sappiate bene da che parte muovervi, però è anche lecito perché finché non si sa l'obiettivo, finché non si sa che cosa si vuole raggiungere, questo 5 di spade crea un po' di lotte interne, tipo farò bene, farò male, voglio fare così, e se poi non è giusto, e se poi butto soldi, e se poi spreco tempo. Però guardate, io vi dico, anche qui avete un asso di bastoni, che è la carta proprio dell'azione, del fare qualche cosa con un'intenzione, e anche qui avete due carte di inizio. Vi dico, secondo me si tratta di muovere le energie, soprattutto a livello lavorativo, ed è così che succederà. Io credo che potreste proprio incontrare una persona con la quale chiacchierare, con la quale mi viene da dire essere stimolati a trovare nuove fonti di guadagno, nuove idee, nuovi progetti. Credo che con questa persona potrebbe essere Ariete o Toro, ve lo dico così, anche Vergine. Con questa persona ci sono come degli accordi, degli interscambi, potremmo anche dire. E secondo me da lì in avanti può nascere veramente un qualche cosa, un nuovo progetto a cui voi tenete tanto. Il punto è capire da che parte andare, che strada fare, che cosa sacrificare, che cosa, diciamo, mettere in stand-by, come proteggervi. Ecco, in questo caso se lavorato con il computer, attenzione ad avere gli antivirus aggiornati, eh. Se fosse una questione romantica, io sento che effettivamente qualcuno lo potreste incontrare, ragazzi. Può essere che all'inizio non vi soddisfi tanto, non vi convinca,
che ci sia come una sorta di rapporto amore-odio, perlomeno all'inizio è come se la persona non vi vibrasse tanto. Però poi secondo me conoscendola vi rendete conto che avete molti punti in comune e effettivamente può nascere come una nuova avventura, una nuova conoscenza. Non sarete subito rilassati, devo dire, probabilmente questo 3 di spade può far riferimento a qualche sofferenza del passato, può far riferimento a qualche ferita che ancora si deve cicatrizzare ed è per quello che abbiamo questo 9 di bastoni, perché voi terrete chi di dovere a debita distanza, però comunque c'è un'offerta di un certo stile, di un certo spessore e la possibilità effettivamente di iniziare qualche cosa di nuovo. Con un asso di coppe c'è anche proprio la possibilità di aprire il cuore. È la carta dell'innamoramento, l'asso di coppe, quindi può essere, siccome anche il matto è una carta di avventura, di storia, e qui abbiamo anche un cavaliere di coppe, non vi nego ragazzi che tolto la vostra defiance iniziale, le cose effettivamente possono prendere una piega importante. Fate attenzione perché comunque avete un 5 di spade e l'eremita, quindi la cosa molto importante è chiedervi sempre che cosa voglio io dalla vita, che cosa voglio io dalla relazione, che cosa voglio io da questa persona. Però secondo me c'è un nuovo inizio che può essere sia romantico che passionale. Tenete presente che l'eremita è anche la carta dei single e potrebbe essere che questa storia inizi ma senza cambiare il vostro stato. Cioè single iniziate, single terminate questo periodo natalizio. Però comunque con la coppa piena, con il cuore colmo di amore. E di passione direi anche. C'è anche l'asso di bastoni, ragazzi, secondo me anche in orizzontale sarà un buon periodo. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Oh, benedizioni magiche. Qualsiasi cosa tu stia attraversando, sei assistito dalla fatina delle benedizioni. E la fatina vi ricorda che anche voi potete benedire. Questa frase parte dal presupposto che in ognuno di noi c'è la scintilla divina, c'è Dio in ognuno di noi e quindi anche noi, essendo una parte di Dio, un pezzettino di Dio, possiamo comunque ehm, benedire gli altri. Ragazzi, io parlo di Dio perché io sono stata battezzata, sono cattolica, ma se non vi piace, potete usare la parola universo, potete usare la parola madre terra, Buddha, Allah, quello che più è in linea con voi, ok? Io uso quella parola perché sono cattolica e sono stata battezzata e la mia cultura è quella. Ok, andiamo a vedere un koan. Conosci chi sei? Sì, ciò che conosci. Che interessante, ragazzi. Conosci chi sei e questo è una cosa di pochi eletti. Conoscere veramente chi si è un lusso, secondo me. Ma per conosci chi sei non si intende conosci come ti comporti. È il conoscere la nostra vera essenza, come il sole nella carta dei tarocchi, no? Senza le maschere, senza l'ego, senza i personaggi, senza gli automatismi, senza le credenze limitanti che ci portano a difenderci in modo automatico, quella è la nostra vera essenza. Una volta che si conosce la propria essenza pura, allora possiamo essere quello che conosciamo. Però è come se questa carta vi dicesse toglietevi le maschere, togliete quello che non vi serve, toglietevi anche le paure, le aspettative, cioè ci sono come una serie di cose che come se non vi facessero essere voi stessi, come se fossero delle maschere che
che tutti mettiamo, ragazzi, cioè nel senso, se io dovessi andare in giro per la strada e dire a ogni persona che vedo: stai male con quella giacca, quanto sei brutto oggi, ti sei svegliato male, cioè anche no. Ehm, Però certe volte la maschera serve, ma è come se bisognasse, come dire, imparare a metterla e toglierla all'occorrenza. Però per riuscire a conoscersi nel profondo, per riuscire a conoscere chi è il nostro bambino interiore, abbiamo bisogno appunto di toglierci queste maschere. Dopodiché possiamo esprimere noi stessi. Bellissima carta, molto profonda, devo dire. Andiamo a vedere un altro oracolo. Guardate, osserva la tua attitudine. Qua la ragazza sta guardando la sua ombra. E quando io parlo di personaggi, quando parlo di ego, in qualche modo l'ego nasconde le nostre ombre. Allora, controlla se impieghi la maggior parte della tua energia per mantenere uno stato d'animo positivo o negativo. Hai bisogno di ricordarti che essere positiva... Ah, no, scusate. Hai bisogno di ricordarti che devi essere positiva o lo sei già in forma naturale? L'obiettivo. Scopri eh, se stai essendo, sarebbe, inconsciamente positiva o negativa. Ecco, anche questo perché avete un 2 di pentacoli, quindi è facile che siate a momenti positivi, a momenti negativi. Qui in un certo senso vi dice di focalizzarvi sul positivo. Quando noi ci focalizziamo sul positivo, ragazzi, automaticamente il nostro campo energetico emana vibrazioni di un certo livello, da un certo, diciamo, numero in su, frequenza sarebbe, da una certa frequenza in su. Nel momento in cui vibriamo basso, quindi nella paura, nella rabbia, queste vibrazioni scendono. E se, questa è una cosa che spiego nei video degli abbonati, se immaginiamo come un palazzo, ok? Diciamo che come vi posso dire, le persone un po' più tossiche, se vogliamo, potrebbero essere nei piani bassi, quindi viaggiano con le vibrazioni della paura, della vergogna e via dicendo, ok? Per cui se volete alzare le vibrazioni anche delle persone che incontrate, per primi siamo noi che dobbiamo risintonizzarci su queste vibrazioni positive, sulla gioia, sulla pace, sull'armonia, sulla generosità, sul rendere grazia e via dicendo. Comunque, quello è un modo di alzare le vibrazioni. Bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Tenete presente che, come vi ho già accennato prima, lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Lì tratto temi come le credenze limitanti, la metafisica, la metamedicina, parlo di astrale, di kundalini, di entità, insomma è un po' tutto quello che riguarda il mondo delle energie sottili e insomma se volete dare un'occhiata ai titoli dei video per capire più o meno che temi vado via via trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 4, sono numerate e siccome sono state studiate come un corso di formazione, vanno viste in ordine numerologico, perché ci sono dei concetti che spiego nella 1 che poi riprendo nelle altre playlist e se non li avete già chiari potreste non capire le playlist dopo. Comunque è tutto lì a disposizione e se avete bisogno di qualche suggerimento mi potete scrivere mail, mi potete scrivere commenti, quello che vi fa più comodo. Detto questo ragazzi, a me non resta che augurarvi un Natale splendido, vi ringrazio anche oggi di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!